pianeta Terra. Tutto era iniziato per gioco. Si poteva andare nei negozi e comprare dei veri e propri kit di fermentazione. Nessuno immaginava la velocità alla quale si diffuse l'infezione. Il mondo era finito in pochi giorni. Inizialmente si pensava fosse solo un'epidemia di diarrea, ma dopo solo un mese l'hobby dell'homebrewing aveva già mietuto centinaia di vittime. Solo in 2 si salvarono. Stranamente erano immuni all'infezione. 2 sopravvissuti. Loro sono homebrewers. La birra artigianale è dannosa per la salute. La birra non è una semplice bevanda. Infatti, basta farsi un giro nella rete per scoprire che si tratta di un vero e proprio alimento, grazie al suo contenuto vitaminico e in generale alle sue proprietà nutritive. Tra tutte le birre è proprio quella artigianale che, non essendo pastorizzata, conserva tutte le proprietà organolettiche, fornendo, secondo gli studiosi, il maggiore apporto nutrizionale. Nonostante ciò, sono anni che si parla dei cosiddetti effetti collaterali della birra artigianale, tant'è che sono state iniziate numerose ricerche in merito. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, si può parlare solo di semplici supposizioni. Quello che possiamo dire con un certo grado di sicurezza è che la birra non rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di microrganismi tossici, grazie alla presenza nel mosto di alcol, alla sua acidità e anche al luppolo, che oltretutto è un conservante naturale. Anzi, bere birra ogni giorno, a dosi moderate, riduce i rischi di malattie coronariche, aumenta il colesterolo buono e riduce il rischio di incidenti cardiovascolari. Ma per smentire in parte tutte quelle voci sugli effetti dannosi della birra, diamo uno sguardo più da vicino ai vari ingredienti che la compongono. La birra è costituita per il 90% d'acqua e per il restante 10% di ingredienti naturali, come malto, luppolo e lievito, che apportano un alto contenuto di vitamine B e di sali minerali essenziali. L'acqua usata per l'attività brassicola subisce un processo di bollitura che la sterilizza e fa sì che il rischio di infezione sia pari a 0, ovviamente escludendo infezioni successive dovute ad una cattiva igiene. Al luppolo vengono attribuite numerose proprietà ed effetti farmacologici. Si ritiene infatti che sia un potente vasotonico e antisclerotico e non sono noti, allo stato attuale delle ricerche, effetti tossici o dannosi derivanti dalla sua assunzione. Non sono noti effetti tossici anche per quanto riguarda il lievito, che fornendo un alto apporto di vitamine viene usato in medicina per curare svariati problemi legati alle ipovitaminosi. Il malto, una volta ammostato, si trasforma in catene di zuccheri più o meno complessi, i quali sono fondamentali nella nostra alimentazione. Ovviamente il discorso si complica un tantino se chi li assume soffre di obesità oppure di diabete. Sono inoltre riscontrabili problemi con i soggetti intolleranti al glutine. Ad ogni modo, ultimamente stanno nascendo prodotti completamente gluten free, con materie prime alternative, ma organoletticamente parlando quasi equipollenti agli ingredienti classici. Parte degli zuccheri presenti nel mosto vengono digeriti dai lieviti per formare alcol. Questo viene immediatamente utilizzato dall'organismo per produrre energia e calore, ma quando non viene utilizzato va a depositarsi sotto forma di acidi grassi nel tessuto adiposo. L'alcol, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è anche la prima causa di tossicodipendenza e il suo eccesso può portare all'insorgere di patologie gastrointestinali nonché cardiovascolari. Come abbiamo sottolineato in passato, a noi piace pensare ad un altro ingrediente fondamentale della birra artigianale di qualità, ovvero il buon senso, non solo per la produzione ma anche per la degustazione. Difatti la birra, se assunta con moderazione e raziocinio, rappresenta la bevanda migliore del mondo.
L'importante è non cedere agli eccessi. Se la fate in casa, fate molta attenzione a tutti gli step del processo produttivo e abbiate molta cura dell'igiene di tutto ciò che va in contatto col mosto. Se invece siete appassionati bevitori, ricordate che è molto meglio sorseggiare una buona birra con la giusta compagnia piuttosto che svariati ettolitri in modo del tutto insensato. Salvatore, Giovanni, ha aperto un nuovo pub in centro. Stasera, birra gratis!